Lui è Daniele Nardi, in questo momento disperso sul Nanga Parbat a circa 6.000 metri di altitudine insieme al suo compagno di spedizione Tom Ballard. Fatta la notizia che non avremmo mai voluto darvi. È ufficiale, Daniele Nardi e Tom Ballard sono morti, sono loro le due sagome avvistate sul Nanga Parbat. Ora che le ricerche si sono concluse, i due scalatori sono destinati a rimanere su quella montagna per sempre. Il 24 febbraio del 2019 fu l'ultimo giorno in cui si ebbero notizie di Daniele Nardi e Tom Ballard. Nanga Parbat, nona montagna al mondo per altezza, con i suoi 8.126 metri. Sperone Mammeri, una linea logica, diretta, che attraversa tutta la parete nord, il Diamir. Parete alta oltre 4.000 metri, una delle più alte di tutti e 14 gli 8.000. Nanga Parbat, la montagna nuda, definita da un certo Reinhold Messner essenza dell'alpinismo stesso, non la più alta ma una tra le più desiderate, ambite, già montagna del destino dai primi del Novecento, quando le prime spedizioni iniziarono a cimentarsi e confrontarsi con i giganti del pianeta, gli 8.000. Sperone Mammeri, la via perfetta, individuata oltre un secolo prima, quando l'alpinismo himalayano ancora non esisteva, da Albert Frederick Mammeri, un alpinista inglese, per molti visionario, per altri un folle, che tentò di scalare il Nanga Parbat prima avvicinandosi senza successo alla parete Rupal, per poi approdare sul ghiacciaio del Diamir, individuando in quella linea, con al centro uno sperone roccioso, una possibile e logica via di accesso più breve alla vetta. Via che oggi, 6 anni dopo, sembrerebbe essere ancora inviolata, via che nessuno ha più tentato. È qui, su questa montagna, che si è consumata una delle tragedie forse più discusse dell'alpinismo moderno, tragedia per molti evitabile, tragedia che molti definiscono addirittura un suicidio annunciato. Volevamo realizzare un video unico sull'argomento, ma sullo Sperone Mammeri, sul Nanga Parbat e su Daniele Nardi c'è molto da dire, molto da raccontare, molto su cui riflettere, condividere. Sarebbe davvero riduttivo relegare ad un singolo video, l'ennesimo dal punto di vista cronologico, l'argomento, e forse sarebbe persino scorretto verso quella visione, sogno o forse illusione che Daniele Nardi aveva per il Mammeri. Arriveranno almeno 3 video a riguardo, perché in questi giorni, oltre alla scomparsa dei 2 alpinisti, ricorre anche l'anniversario della prima storica, ma altrettanto discussa, scalata invernale del Nanga Parbat, di cui anche Nardi fu protagonista, ma non per aver raggiunto la vetta, ma per aver rinunciato, abbandonato il campo, prima che Alex Cicon, Simone Moro e Ali Sabdara posassero il piede per la prima volta sul punto più alto della montagna nuda in condizioni invernali. Era il 26 febbraio del 2016 e questo canale non mancherà di raccontare quella storica impresa, 3 anni prima della scomparsa di Nardi e Ballard sul Nanga Parbat. Risulta inevitabile realizzare un video proprio su Daniele Nardi e lo faremo con una doverosa premessa, e per una volta, forse l'unica, sarà un video in parte personale, ma anche onesto, schietto. A qualcuno potrà non piacere, perché anche se alcuni sostengono il contrario, Nardi ha scritto a modo suo una delle pagine più controverse ma anche avvincenti degli ultimi anni, quelli dell'alpinismo moderno, anni dove l'alpinismo o la grande epopea alpinistica himalayana andava concludendosi, dove gli ultimi grandi obiettivi erano rimasti il K2 e il Nanga Parbat. Un video difficile personalmente parlando, uno dei più difficili da realizzare. Lo Sperone Mammeri parte dalla base del ghiacciaio del Diamir. La prima sezione rappresenta quella con gli ostacoli maggiori, dove è presente prima un ghiacciaio molto crepacciato da arginare e superare, per poi procedere con pendenze importanti alla base dello sperone roccioso vero e proprio, che si estende sulla parete per circa 1.000 metri. Verso la parte sommitale dello sperone sono presenti 2 grossi seracchi pensili, instabili, che spesso scaricano a valle enormi quantità di ghiaccio. Superata la testa dello sperone, la via si affaccia sul plateau sommitale, subito sotto l'ultima porzione piramidale che conduce poi dritti alla vetta.
Da qui si potrebbe, una volta arrivati a quota 6.700-6.800 metri, riprendere l'ultimo tratto della via Kingshofer, la via definita normale del Nanga Parbat, quella più comunemente usata, quella dove venne scalato il Nanga Parbat per la prima invernale di 3 anni prima. Quella del Mammeri è una via definita da Nardi stesso senza troppe difficoltà tecniche se portata sulle Alpi, ma molto più insidiosa ad altezze maggiori per via dei venti e delle temperature più rigide e perché minacciata costantemente dai seracchi pensili che si trovano a oltre 6.000 metri. Un imbuto che si colloca al centro della parete, dove qualsiasi distacco nevoso dagli 8.126 metri tende ad incanalarsi. Daniele Nardi e Tom Ballard arrivano a dicembre in Pakistan. Obiettivo: scalare lo Sperone Mammeri e, se possibile, proseguire sino alla vetta. Il team al completo è composto da 4 persone: Nardi, Ballard e 2 esperti alpinisti pakistani. Il lavoro iniziale procede senza grossi problemi e per la fine di gennaio il gruppo stabilirà 3 campi in quota. Il campo 1 a circa 4.700 metri, campo allestito anche come deposito materiali. Il campo 2 sul ghiacciaio a 5.200 metri. Il campo 3 a 5.700 metri, alla base dello Sperone. Ciao a tutti, guardate cosa capita al campo base quando il tempo è brutto. Vedete, qui dietro alle mie spalle c'è la mia tenda completamente sommersa e poi c'è la tenda invece dove normalmente siamo a riposare, che è questa qui, anche lei sommersa. E poi è capitato questa notte, la tenda dove abbiamo lo store dei materiali purtroppo è crollata perché il peso della neve durante la notte ha fatto cedere alcuni pali. In questa situazione c'è la grande gioia, quello che ci mantiene motivati è la bellezza della scalata sullo Sperone per poter completare la salita. Certo, questa neve ci mette in difficoltà, non è tanto tempo fermi, riuscire a riaccendere i motori e ripartire non è sempre facile, ma questa grande voglia che abbiamo di salire su, di godere della scalata di su, magari anche di momenti di sole che si trovano sullo Sperone, a differenza del campo base che è sempre coperto dalle montagne, dall'ombra delle montagne. Ecco, quello ci spinge a resistere, a mantenere alta la motivazione, a essere pronti nei momenti in cui il tempo cambierà. Mi preparo per i prossimi giorni perché sappiamo per certo che arriverà una finestra di bel tempo prima o poi, per cui siamo pronti, vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ma poi arrivò una lunga perturbazione che bloccherà per molto tempo il tentativo di ascesa. Neve e valanghe seppelliscono campo 2 e campo 3. Inoltre i 2 alpinisti pakistani, uno per problemi di salute, l'altro per il timore delle condizioni della via, ora molto più carica di neve rispetto all'inizio della spedizione, decidono di abbandonare il campo base. Restano solo Daniele Nardi e Tom Ballard. Il tempo passa, la possibile finestra di bel tempo non arriva. Nardi e Ballard ingannano il tempo come possono, si allenano, spalano la neve che cade quasi quotidianamente. Come era previsto, oggi ha ricominciato a nevicare, anche se non sta nevicando molto, ma in realtà la neve ce l'aspettiamo per lo più questa notte, e quindi a quel punto domani potremo capire un po' meglio la nostra strategia e cosa fare nei prossimi giorni. Quest'anno in realtà c'è veramente tanta neve qui al campo base, non è facile aspettare, ci si inventa sempre qualche gioco per poter passare le ore, ok? Ma noi aspettiamo. A domani. Il 22 febbraio, dopo praticamente un mese di sosta forzata, si apre uno speraglio di bel tempo. Nardi e Ballard salgono con gli zaini molto pesanti per rifornire di nuovo i campi andati persi sotto le valanghe. Entrambi raggiungono campo 2 a 5.200 metri. 23 febbraio raggiungono e allestiscono di nuovo campo 3 a 5.700 metri. Sono di nuovo sotto lo Sperone, all'uscita del famoso imbuto. Riescono a salire persino 300 metri dello Sperone, fino a quota 6.000 metri, allestendo anche il campo 4.
Sono un po' di settimane che seguiamo la missione di Daniele Nardi, un nostro amico scalatore un po' pazzo che sta tentando un'impresa mai riuscita prima a nessuno: scalare il Nanga Parbat, una delle montagne più alte al mondo, passando per il Mammeri, uno sperone di rocce e ghiaccio alto 1000 metri. Il problema è che le persone che hanno tentato quell'impresa Sono tutte morte. Ma proprio oggi Daniele è riuscito a contattarci e ci ha dato una notizia bellissima. Siamo saliti probabilmente oltre 6.200 metri su un terreno veramente molto ripido, tecnico, ghiaccio, roccia, tutta scalata bellissima. Siamo su un cocuzzolo con 500-600 metri di vuoto sotto di noi. E sono rimasti solo in due, lui e l'inglese Tom Ballard, uno degli scalatori più forti al mondo. Il senso di solitudine, di selvaggio qui è fuori di testa. Ora tenteranno di raggiungere la vetta, ma devono fare in fretta perché è prevista una perturbazione che potrebbe metterli in serio pericolo. Vediamo nei prossimi giorni cosa succederà. Ciao a tutti! Sabato 24 febbraio Daniele Nardi chiama la moglie informandola di essere a quota 6.300 metri, poco sotto il punto massimo raggiunto con Elizabeth Trevor nel 2013, e di essere in discesa verso il campo 4. Questa prima telefonata avviene alle 15 orario pakistano. Alle 18, 3 ore dopo, Nardi contatta nuovamente la moglie informandola di essere giunto a campo 4. Questa sarà l'ultima volta che la moglie di Daniele Nardi ascolterà la voce di suo marito. Il giorno seguente, grazie anche ai rilanci delle Iene, il format televisivo a cui Daniele Nardi aveva sostanzialmente affidato la sua comunicazione extra social, si apprende di non aver ricevuto nessuna notizia dei due alpinisti. Ancora nessun contatto, né telefonico, né via social, né visivo dal campo base a causa del maltempo. Vengono allertati di conseguenza i soccorsi, coordinati dall'ambasciatore italiano in Pakistan. Le condizioni meteo sono buone, ma a causa di grandi tensioni tra Pakistan e la vicina ed eterna rivale India, risulta impossibile far decollare un elicottero che decollerà il giorno dopo, il 28 febbraio, con a bordo Ali Sabdara, che aveva fatto parte della spedizione inizialmente con Nardi nel 2016, sempre sul Nanga Parbat. Ali Sabdara riuscirà ad individuare una tenda a campo 3 a circa 5.700 metri, semisepolta dalla neve, ma dei due alpinisti nessuna traccia. Al campo base del K2 è presente una spedizione guidata da Alex Chicon, lo stesso Chicon del 2016 che stromise di fatto Daniele Nardi dal gruppo iniziale, formandone uno nuovo con Simone Moro e Tamara Lunger. Alex Chicon, prelevato dalla Ascauri Aviation, un'agenzia privata che costa per il trasporto $50.000 al giorno, si fa condurre con altre 3 persone direttamente al campo 1, da dove inizia una pericolosa ricerca dei due alpinisti. Verranno investiti persino da una valanga, l'ennesima sul Mammeri, che non permetterà loro di superare quota 5.200 metri. Tornati al campo base del Diamir, nei giorni seguenti verranno utilizzati droni e un potente telescopio, e questo permetterà di individuare sia Nardi che Ballard, privi di vita, corpi intonsi, vicini in un groviglio di corde. Alex Chicon, esperto alpinista himalayano, ha dichiarato che in base al luogo, circa 5.900 metri, sia alla posizione dei due, sente di escludere la morte a causa di un distacco nevoso, più probabile che questa sia avvenuta durante le fasi di discesa e che i due siano morti a causa di assideramento, forse investiti dopo una caduta dal maltempo e incapaci di proseguire. Anche se le foto dei due corpi, ben distinguibili anche dal colore delle rispettive tute, nella bolgia che si scatenò in rete e sui giornali di mezzo mondo, divenne di dominio pubblico, noi non ci sentiamo di pubblicarla.
concedetecelo. Accuse, commozione, rabbia e dolore. L'opinione pubblica, non solo alpinistica in quel periodo, ha vissuto dei giorni davvero intensi. Giorni dove non sono mancate offese, spesso gratuite, dichiarazioni, tra tutte quelle di Messner e Simone Moro, che incendiarono gli animi, dichiarazioni in parte dure, in parte anche travisate. Daniele Nardi e Tom Ballard riposano per sempre lì tra i ghiacci millenari dello Sperone Mammeri, su quel Nanga Parbat che, come disse Daniele Nardi stesso, è una montagna che attira. Forse troppo, in molti sostengono. Non sarà questo il video dove entreremo nel personaggio di Daniele, come non lo faremo per Tom Ballard, perché entrambi, a causa di quell'esposizione mediatica, subirono da una parte un vero e proprio linciaggio. Vetti di Ghiaccio ritiene più opportuno prendere uno spazio tutto per i due, cercando di capire, per quanto sia possibile, le motivazioni, cosa spingeva Daniele ad insistere su quella via, che, usando in termini che in molti hanno spesso usato, via suicida. Forse esagerando, forse no, cercheremo di capirlo meglio. Iscrivetevi al canale. Alla prossima!